È stupefacente come viviamo proprio nel boom, nell'era dei social, no? Siamo dentro, siamo pregni di sta roba qua. Eppure io ancora mi stupisco come il contenuto adesso, il video di Acerbi che praticamente rosica, non c'è altro termine da trovare, litiga, non discute, no, rosica. Acerbi che rosica contro, verso più che altro un tifoso del PSG che lo prende in giro, rosica. Sta roba diventa virale, viene condivisa da tutti e adesso Acerbi che rosicava, rosicherà ancora di più perché gli sfottò in questo momento invece hanno assunto una dimensione ancora più esagerata. Cioè, è il mondo dei social. E ancora lo stesso Acerbi, o noi che io in questo momento specifico, che qua sta quasi a dire, ma com'è possibile che se tutta sta roba qua abbia assunto questo valore. Funziona così, Nesca, dovresti ormai esserne abbastanza conscio. Eppure io non riesco ad accettare l'idea, non me ne faccio proprio una ragione, no? Poi adesso ne parliamo del discorso dei cervi. Non me ne faccio una ragione come, che ne so, io vedo, ho visto oggi per esempio una roba bellissima un paio d'ore fa, dei Vrai che suona il pianoforte, nuvole bianche, melodia proprio di divine. Lui lo fa con una grazia, no? Questo ragazzo poi sempre qua, io non è che lo conosca personalmente, per come ne parlano tutti, sempre disponibile, la pinettina, fantastico, serio, dal punto di vista professionale, ineccepibile. Non c'è, voi l'avete visto? A meno che non siate interisti stretti, non credo, perché non se lo è cagato nessuno. Invece di sta, ripeto, discussione, questo rosicamento di Acerbi è ovunque. È ovunque. Come un po' io che quando do di matto qua tutti quanti no, attivi, quando provo a fare anche un contenuto più serioso, elaborato, dove anche porti qualcosa di interessante, non frega niente a nessuno. È pazzesco, ma funziona così. Vabbè, bisogna accettarlo. Poi sul discorso di Acerbi, ecco, ribadisco, bisogna accettarlo. C'è poco da dire, non è che c'è molto da dire. Hai perso la finale 5-0. La cosa meno irritante che possa capitare è che qualche tifoso ti sfotti. È proprio la cosa meno irritante che ti possa capitare. Proprio la cosa meno irritante dopo un 5-0, dopo 5 schiaffi, dopo una finale che non hai visto mai la palla, la cosa meno irritante, quella che dovrebbe darti meno fastidio, è che qualcuno ti prende in giro. Io preferirei di gran lunga mille volte gli sfottò alla pena, pietà o compassione che potrebbe provare un altro essere umano. Io sono più vicino a quest'ultima parte qua piuttosto che alla prima, no? Quindi io sono anche molto più cattivo se devo essere sincero. Ma comunque ne parliamo ancora, lo facciamo in maniera approfondita. Approfondiamo, sì. E prima, come al solito, se volete, visto che siamo nell'era dei social e quindi viviamo in mano agli algoritmi, abbuffiamolo il nostro, lasciando like. Se poi volete, potete anche iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. A proposito dei prossimi contenuti, domani sera guarderemo la partita, poi guarderemo anche quella dell'evento, se non lo so se nel mezzo parleremo di altro, a meno che non esca qualcosa di importante, di ufficiosamente ufficiale, ufficialmente ufficioso. Per quanto riguarda il calciomercato, se posso parlarne meno meglio è per me, ormai mi conoscete anche perché stiamo comunque, siate sempre attivi, stiamo crescendo, 230.000 su YouTube, oltre 100 e passa su 100.000 e passa su Facebook. Devo ringraziarvi tutti, uno a uno, perché risultati veramente importanti, ma al netto del fatto che mi prendiate anche voi spesso, anzi sempre in giro sui commenti, nei commenti, e li leggo, li vedo, no? E che posso fare io? Beh, mi posso incazzare, posso alzare le mani contro qualcuno. Funziona così, ragazzi miei, ci devi stare. E questo è il messaggio
il più chiaro che devo dare, che dobbiamo dare e che mi permetto di dare, ma poi non devo dare niente io, c'è poco da dare ad Acerbi. Vi faccio vedere anche brevemente l'estrato per quel se non l'hai visto vuol dire che è grave, perché è ovunque, o meglio, grave no, saresti uno dei pochi salvi, sani in questo momento, ma ci penso io a intaccare il tutto. Io serio, serio. Ok. Ragazzi, preso per il culo no, non mi piace. Francia ok, top. Però io esco da lì, a Sami Barcolà no, perché io matto, io ti sfondo di botte. La roba da dire, la roba che voglio dire è anche, non passiamo da un estremo all'altro, non passiamo perché poi la cosa brutta, ecco, gli sfottò vanno bene, assolutamente, ed è quello che deve capire Acerbi a quanto pare, perché non gli è chiaro, e non passiamo da un eccesso all'altro, perché poi vado a vedere sui social, su X e altro, ho già visto la sua immagine vicino a quella di Astori, la vita è ingiusta, non esagerate, non esagerate, non mischiamo la cioccolata con qualcosa di meno piacevole, non esagerate come storia, perché poi, poi no, poi non sta, no, non sta, non è certamente un comportamento positivo, quello adottato da Cerbi, senza ombra di dubbio, ma non è neanche un criminale, ecco, che sia chiaro, perché poi io non ho letto nessuna cattiveria, non mi sembra che era alterato nei confronti del tifoso. Ha detto quella roba là perché era ferito nell'ego da Gradasso, quale un po' forse sarà, non lo so, almeno nella fattispecie sicuramente sì. Ha detto e ha fatto trasparire il gonfio, ma non c'era nessuna cattiveria, non c'era nessuna eh, parole, chiacchiere, no? Bambinate, tra virgolette, sostanzialmente, che poi siano cose che comunque non vanno dette, assolutamente, questo è chiaro. Ma io ribadisco, vado al concetto, al punto chiave e ritorno lì. Gli sfottotti te li devi prendere. È come se te li devi prendere. E ce li stiamo prendendo tutti noi tifosi. E tutti noi tifosi diamo soltanto amore per la squadra e per la maglia, non riceviamo nessuno stipendio in cambio, quindi c'è poco da dire in tal senso. E io esco ieri, vado a giocare a calcetto e c'è il mio amico napoletano che mi rompe, perché adesso pure i napoletani mi rompe le scatole ogni volta e mi sfotta, rompe le scatole bonariamente. E sono sfottò continuo. E che mi metto ad alzare le mani a tutti? Cioè, a parte che le buscherei, quindi c'è poco da fare in tal senso. Ma è uno sfotto continuo. Nonostante io sia uno che, ribadisco, non vive per lo sfotto, cioè, nel senso che non sono uno che piace sfotte, non mi piace, però capisco anche che sia eh, che faccia parte del calcio e dello sport. Quindi quando non eccede e non sfocia in qualcosa che poi di sfottò ha poco a che fare, a che vedere, io sono il primo che dico, ma fate, ma assolutamente, ma che sia chiaro. Detto ciò, io ribadisco, non deve assumere tutta sta roba qua, non deve assumere adesso delle dimensioni così giganti, perché francamente, ribadisco, è molto chiaro quello che avete visto. È un giocatore dell'Inter che ha preso 5 gol in una finale, che non ha praticamente mai visto la palla e che sta rosicando. Non è che c'è molto altro da aggiungere, non è che c'è da chiamarlo in maniera diversa o adesso da etichettarlo come un criminale, questo che sia chiaro. Però il concetto di base, quello che mi sento di dire, che ho già ripetuto ampiamente, è che quando perdi ci sono dei tifosi che ti prendono in giro bonariamente, se lo fanno bonariamente, le devi prendere, ma pare che non fosse successo nulla di grave, ovvio. Quando poi invece magari nel caso in cui viene toccato la famiglia, ti danno del figlio di, figlio qua, poi un discorso può cambiare, fermo restando che la violenza non è mai di ben accetta, ma non è assolutamente questo il caso. Ragazzi, non credo che ci sia molto altro da aggiungere, ci abbiamo già perso anche troppo tempo e sì, niente, ci aggiorniamo,
sostanzialmente. Fatemi sapere invece come l'avete vista voi. E immagino adesso sotto nei commenti gli sfottori, perché poi quello che inneschi, ecco lo stesso Acerbi, quello che ha innescato adesso saranno delle prese in giro al cubo, al quadrato, no, al quadrato, al cubo, all'infinito praticamente. Ne so certo perché funziona così. Vabbè, un grande abbraccio. Taneschi.